Oh, eccoci qua ragazzi, insomma non ci siamo visti negli ultimi 2 giorni, però siamo anche abbastanza onesti, sono giornate abbastanza monotone per quanto riguarda la nostra Juventus, non ci sono tante notizie e secondo me piuttosto di ripetere sempre le stesse cose fa anche bene ogni tanto prendersi un paio di giorni di pausa per schiarirsi un po' le idee. Ieri però la nazionale italiana ha giocato e ha battuto l'Estonia per 3-1 in una partita che diciamolo non ha sicuramente entusiasmato nessuno. Ci sono delle note positive come il fatto che tutti e tre gli attaccanti sono andati a segno, c'è stato il primo gol in nazionale da parte di Pio Esposito, un calciatore che l'Inter chiaramente si coccola e anche l'Italia è abbastanza interessata insomma al futuro di questo giovane perché in questo ultimo periodo, Retegui e Kane a parte, c'è stata abbastanza pochezza nel settore d'attacco della nazionale. Da segnalare però l'infortunio da parte di Moise Kean che ha riportato una distorsione alla caviglia e questo si aggiungerà agli innumerevoli problemi di Pioli in questo inizio di stagione alla Fiorentina, però noi pensiamo ai nostri che ne abbiamo di cui preoccuparci. Comunque, come al solito ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e un commento. Come vi dico sempre, sono i vostri commenti che aggiungono insomma interesse, ma soprattutto aggiungono a questi contenuti un po' di ciccia, un po' di sostanza, altrimenti sono sempre io a fare dei monologhi. Passando alle altre nazionali, la Turchia di Kenan Yildiz ha battuto la Bulgaria, ha spazzato via la Bulgaria per 6-1 e il nostro numero 10 ha segnato una doppietta. Credo che ormai sia chiaro, lo sappiamo un po' tutti, Kenan Yildiz deve essere più libero, proprio anche dal punto di vista tattico secondo me, e deve giocare una posizione più centrale, più accentrato verso la porta per dargli più opportunità. All'inizio con Tudor sembrava avere quelle libertà di accentrarsi molto di più. Vi ricordate anche nel mondiale per club era molto più efficace in fase anche realizzativa. Nelle ultime partite invece l'ho visto molto più imbrigliato, soprattutto dal punto di vista tattico, in un ruolo secondo me troppo rigido, quasi mottiano e non mottiano in accezione positiva e di conseguenza è stato molto meno incisivo anche perché la condizione fisica è ancora quella che è. Kenan non è al top, ha giocato 64 minuti mi sembra, però è in nazionale alla fine quando è il momento di segnare mi sembra che non si faccia tanti problemi. Tra l'altro Platini ha parlato, è stato intervistato durante il Festival dello Sport e ha detto una cosa sacrosanta, che i numeri 10 come Kenan Yildiz devono essere lasciati liberi e devono giocare molto più centrali e devono non essere limitati dal punto di vista tattico, e chiaramente se lo dice lui ci fidiamo visto che lui è stato un numero 10 che sicuramente non dimentichiamo. Tra l'altro ha messo anche una pietra tombale sul discorso presidenza Juve perché dice lui alla Juventus è stato bene però sono passati troppi anni e se dovesse mai tornare nel sistema calcio lo farebbe in una posizione che gli dà l'opportunità di aiutare un po' tutti e non una squadra sola. Tra l'altro ragazzi, come ho già detto nei video precedenti parlando proprio di Kenan Yildiz, mi aspetto che Tudor cambi qualcosa a rientro di questa sosta perché c'è qualcosa che non funziona, nulla è perduto, siamo ancora lì, però se arriva la prima sconfitta penso che ecco, l'opinione magari cambierebbe, quindi non si può valutare una squadra semplicemente dai punti in classifica, bisogna anche guardare un po' in che stato sia e in questo momento secondo me Tudor, come vi ho detto più di qualche volta, non ha trovato l'equilibrio di questa squadra e secondo me l'equilibrio non si trova con Kalulu schierato in una posizione non sua. Comunque tornando anche agli altri ragazzi, male invece il resto dei nostri attaccanti impegnati con le rispettive nazionali perché non solo non ha segnato nessuno, ma per esempio Zegrova non ha neanche visto il campo nella partita che ha disputato col suo Kosovo, e questo ci dà anche la conferma che alla fine Tudor non lo sta schierando proprio perché probabilmente vede un ritardo di condizione che è normale e che sapevamo già. Chi dice siamo già a ottobre, ho capito, ma Zegrova fino diciamo a fine agosto non si era neanche allenato per 9 mesi, penso che bisogna essere abbastanza onesti. Da registrare invece i 90 minuti che ha giocato Khéphren Thuram, Deschamps l'ha schierato a dimostrazione che alla fine ragazzi se uno è convocato gioca e ci si fa pochi problemi. Tornando all'Italia comunque la prestazione onestamente ragazzi è stata mediocre, credo che l'obiettivo dichiarato lo sappiamo tutti era quello di segnare tanto e invece abbiamo portato a casa un semplice 3-1 anche perché c'è stata quella papera insomma goffa veramente da parte di Donnarumma che dimostra che è abbastanza importante rimanere sul pezzo e concentrati con chiunque perché poi alla fine prima palla, primo errore e vanno a segnare. Ripeto, reti degli attaccanti, tra l'altro Retegui comunque sbaglia un rigore, nella giornata i rigori sbagliati li hanno sbagliati anche gli altri,
ha sbagliato Cristiano Ronaldo e Haaland, quindi chiaramente capita, non bisogna fare patemi d'animo. La squadra di Gattuso tra l'altro era schierata in maniera molto offensiva, avevamo Kenner, Retegui, Raspadori, Orsolini tutti in campo dal primo minuto, dimostrando anche in chiave Juventus che in realtà si può essere più offensivi senza perdere chiaramente equilibrio, ma con tutto il rispetto per l'Estonia, l'Italia non ha approfittato di un avversario che era nettamente inferiore e ha mostrato sì qualcosa di buono, vi ripeto, hanno segnato tutti quanti gli attaccanti, ma è caduta secondo me nel solito errore, lo stesso che vediamo spesso anche nella nostra Juventus, cioè contro chi si chiude basso e tiene un blocco basso, noi rallentiamo troppo la manovra e diventiamo ancora più prevedibili. Contro chi si chiude e gioca così basso, secondo me, la velocità è la cosa più importante, perché se gli dai l'opportunità di schierarsi, beh, alla fine ne viene fuori una partita come ieri dove stai giocando contro un muro. In certi momenti, anche per intensità, sembrava una partita, non me ne vogliano, della nazionale cantante. L'ho detto spesso anche per quanto riguarda la Juventus. Manca la capacità di tenere alta intensità per tutti i 90 minuti, di continuare a spingere e di avere quella fame che un tempo contraddistingueva i colori azzurri e che era uno dei nostri marchi di fabbrica. Questa Italia ha chiaramente le qualità per arrivare ai mondiali, nonostante siamo una nazionale media da livello di qualità, però se giochiamo così piatti, se dimostriamo così poca personalità, questi playoff, ragazzi, possono essere abbastanza complessi. Qui inevitabilmente penso anche alla Juventus, perché il finale di Juve-Milan 0-0 è un po' l'immagine perfetta del nostro calcio, cioè palla ferma nel cerchio di centrocampo, tanta paura di perderla, nessuno che vuole veramente vincerla, meglio essere risultatisti, portare a casa un punto alla sesta di campionato, quindi la trovo una cosa un po' irritante. E a 2 partite dalla fine del girone abbiamo 19 gol di svantaggio nella differenza reti rispetto alla Norvegia. Il secondo posto secondo me è abbastanza blindato, andremo a affrontare Israele martedì in una partita che ha sicuramente un sapore amaro per tante ragioni, dal punto di vista politico come sappiamo, sportivo, ma anche insomma simbolico. Giocare a calcio in questi momenti sembra un po' una cosa strana, ma comunque non ci addentriamo in cose politiche perché poi diventa pericoloso, ma questa partita, vi ripeto, il fatto che ci stiamo giocando il secondo posto per sperare di arrivare ai playoff ci dà un po' questo segnale di mediocrità, e se arriveremo ai playoff, ripeto, sarà comunque dura. Abbiamo un sistema calcistico in Italia gestito da dirigenti che sono purtroppo incollati alle poltrone e che secondo me, non ve la prendete, forse dovrebbero dedicarsi al golf, visto il periodo della loro vita, e probabilmente lasciare spazio a altri giovani che in realtà non vogliono solo incollarsi alle poltrone, ma vogliono aiutare il sistema a progredire e non a regredire come è stato fatto negli ultimi 10 anni. Io comunque domani sera partirò per le vacanze con mia moglie, però tranquilli, ci sentiremo comunque, anche da lì faremo contenuti come al solito anche on the road. Speriamo che in questi giorni arrivi qualche novità, qualche cosa interessante dalla Continassa, in attesa chiaramente della sfida di domenica contro il Como, che sarà tutt'altro che facile. Tra l'altro la sfida alle 3:30 di mattina qui per me, quindi chissà come farò a vederla, chissà se riuscirò a convincere mia moglie a poterla vedere anche in vacanza. Comunque ragazzi, ci sentiamo presto, non vi dimenticate, sempre forza Juve, e metto e pedalare, perché possiamo avere alti e bassi, però la passione, come vi dico sempre, non va mai in vacanza, quindi i contenuti bisogna fare lo stesso. Un bacio, ciao.